Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale dedicato al modellismo dinamico. Io sono Issam e oggi vediamo l'Edge T3, che è un sistema di trasmissione digitale, trasmissione e ricezione in realtà, come vedremo, ed è nuovissimo, di nuova concezione, ha delle cose molto particolari, diverse da tutto quello che abbiamo visto in precedenza, che sia i sistemi della DJI o anche i sistemi Walksnail o HD0 che dominano il mercato. Questo sistema è nuovo e, come vedremo adesso in questo video, alcune funzioni non sono ancora attive del tutto dal punto di vista software, ma il hardware è molto interessante e molto promettente, ma non solo, soprattutto le possibilità che dà questo sistema rispetto ad altri sistemi che ci sono nel mercato. Iniziamo subito con un veloce unboxing. Come puoi notare, all'interno della scatola, se acquisti la versione kit, avrai la trasmittente video compresa di antenne e telecamera, ma anche la ricevente con antenne ad alto guadagno. Il tutto con circa 250 euro. Come al solito ti lascerò nella descrizione del video link e coupon sconto, eventualmente se fossi interessato. Non so se mi daranno un coupon sconto o meno, anche perché in questo momento sono già finite tutte le scorte in magazzino. Ok, iniziamo subito dalla Air Unit. La VTX è capace di trasmettere a una potenza massima di 2 watt, 2000 milliwatt, quindi è la più potente che abbiamo, ma ha anche una peculiarità molto interessante, ovvero si scalda molto di meno rispetto ad altri sistemi, e questo perché funziona con potenza variabile. La VTX integra anche una telecamera molto simile come montaggio alle telecamere della O4 O3 della DJI, quindi abbiamo gli stessi fori per gli stessi supporti. La telecamera protrude molto di più rispetto alla DJI, quindi dovresti stare attento a questa cosa, e se hai uno spazio molto stretto probabilmente a inclinare la telecamera toccherai sopra. In realtà questa è la telecamera standard che arriva con il sistema ed è con FOV di 120 gradi e una distanza focale di 2,9. Mi ricorda tantissimo quando abbiamo iniziato a fare FPV, specialmente con aerei, la nostra preferenza migliore era 2,8 millimetri di distanza focale, perché non era tanto aperto ma non era neanche tanto chiuso ed era molto adatto agli aerei. Cercavamo sempre un 2.9, non lo trovavamo. Questo è 2.9 con 120 di apertura. Se volessi invece un'apertura maggiore, un FOV maggiore di 155 gradi, molto simile per esempio ai Cadex Vista o Walksnail, che hanno un'apertura di 160 di FOV e 2,1-2,2 mm di distanza focale, c'è anche quella, ma è opzionale e dovrai sceglierla all'acquisto. L'attacco della telecamera è molto simile e compatibile anche con altre telecamere che ci sono nel mercato, che si possono montare sulle telecamere della DJI o della Walksnail, e la telecamera da sola pesa 13 grammi. La VTX è di nuova generazione, quindi include la banda 5.2 GHz che viaggia da 5,18 fino a 5,24 GHz, oltre alla solita banda 5.8 GHz che viaggia da 5,74 fino a 5.825. Per quanto riguarda la dimensione della trasmissione video, è di 36x36 per 11 mm di altezza, ma abbiamo varie opzioni di montaggio. Qui sotto abbiamo 4 fori 30x30, ma non solo, abbiamo anche la possibilità di montarla dall'altra parte, e qui abbiamo 2 fori da 25,5 mm, ma abbiamo anche altri 4 fori da 20x20 mm. Questa trasmittente video è capace di raggiungere 35 km di distanza a 120 megabit al secondo. Non solo è capace di registrare il video sempre a 1080-60 frame al secondo on board. Ovviamente qua non abbiamo la OSD, quindi la registrazione non conterrà la OSD, che vedremo adesso sullo schermo. Per quanto riguarda le porte, è qui che la cosa si fa molto interessante. Partiamo subito da questa porta
qui che si trova sotto alle antenne. Il primo pin è quello di alimentazione, che si può collegare direttamente anche a una batteria fino a 6S, da 6 fino a 28 volt. Questi due pin invece sono RxTX per collegarli tramite protocollo Mavlink o MSP. Mavlink si utilizza di solito con qualcosa come Mission Planner, Ground Station, ArduPilot e anche ultimamente iNav con le versioni più recenti. Invece se vuoi utilizzare Betaflight puoi utilizzare il protocollo MSP. Essendo questa trasmittente video concepita anche per controllare il tuo veicolo o velivolo direttamente, allora abbiamo anche una porta d'uscita S-Bus che possiamo collegare al nostro flight controller direttamente, evitando di installare una ricevente e controllando il tutto direttamente con un unico link. Non è tanto chiaro questo pin RX a cosa possa servire, ma secondo me molto probabilmente potrà servire per comunicare con FC con protocolli RxTX, eventualmente come per esempio Crossfire che è bidirezionale, o eventualmente potrebbe essere anche che questo sia S-Bus fisso e questo solamente per ricevere la telemetria dal flight controller che passa attraverso la trasmittente video che trasmetterà questi dati alla tua radio attraverso la ricevente video. La porta accanto è una porta Ethernet, anche questa è una porta molto interessante, e con il kit ovviamente ti danno tutti i cavi con i connettori adatti a ogni porta, ma ti danno anche un adattatore da porta JST SH 4 pin a RJ45 per collegarlo al computer. Adesso lo collegheremo al computer e vedremo che opzioni ci dà. Ma prima vediamo quest'altra porta, anche essa molto interessante. Come vedi qua abbiamo i primi due pin sono USB. Per adesso i cavetti in dotazione non hanno nessun adattatore USB e non so neanche perché dovresti collegarla via USB, probabilmente ci saranno delle funzioni future. Ma la cosa interessante di questa porta sono questi tre pin che dovresti guardarli come gruppo e questi altri come un altro gruppo. Questo è il negativo, 5 volt per alimentare un servo, e il terzo è un segnale PWM per lo IO. Stessa cosa per quanto riguarda questi altri, sono negativo positivo a 5 volt e il segnale PWM per controllare un altro servo. Infatti se lo colleghi direttamente a due servo montati su un supporto 3D per poter ospitare per esempio questa telecamera, ecco che potresti tramite i canali della radio, o anche se colleghi il giroscopio dei tuoi occhiali alla tua radio, che si può fare tranquillamente per esempio con degli occhiali per FPV analogici come questo che sono SkyZone, potrai utilizzare gli occhiali direttamente per controllare il servo e girare la telecamera, inclinarla sopra e sotto muovendo la testa. Il sistema è già predisposto anche per utilizzare questa porta Ethernet quando la trasmittente video è montata sul veicolo o il velivolo, per ricevere il video e i dati da un gimbal di terze parti che ormai sono molto diffusi nel mercato e funzionano molto bene, devo dire. Ne abbiamo visto uno sul X1 Voyager, l'aereo che decolla e atterra in automatico VTOL, che è molto interessante. La qualità video era molto buona e utilizzava un sistema del genere over IP. Sul lato destro della trasmittente video abbiamo il bottone binding e si tiene premuto per 3 secondi per entrare in modalità binding. Stessa cosa per quanto riguarda la ricevente, anche qua il bottone M si preme per 3 secondi per entrare in modalità binding, che avviene automaticamente una volta messi tutti e due i sistemi in questa modalità. Sopra al bottone di binding abbiamo 4 luci a LED che indicano stato della trasmittente video, l'accensione spegnimento e la qualità del segnale. Per quanto riguarda invece la ricevente video, integra già una batteria da 5000 mAh. Questa batteria, come vedremo, non alimenta solamente il sistema di ricezione, ma eventualmente se volessi
utilizzare la porta USB display che si trova sulla parte destra. Questa porta qui è capace di trasmettere il video ma anche alimentare il dispositivo, che siano degli occhiali per FPV che si possono alimentare via USB-C, ed essendo da 20 watt, come vedremo adesso, potrà anche alimentare un display così grosso direttamente dalla batteria interna. Sulla parte superiore abbiamo due antenne direzionali a polarizzazione circolare LH, quindi levo-gire. Abbiamo il connettore di queste antenne che si possono smontare ruotando di qua, un connettore RP-SMA. Sulla parte inferiore abbiamo due fori, eventualmente se volessimo utilizzarli per due viti per fissare il sistema su qualcosa, che siano occhiali per FPV, ma lo vedo molto meglio per esempio su un palo per raggiungere distanze maggiori, eventualmente avere una chiarezza migliore dell'immagine o latenza minore. Ecco, e questo è molto buono perché di cavi USB-C ne trovi molto lunghi e possono anche raggiungere i tuoi occhiali o anche il display mentre il sistema è messo sul palo in alto. Sulla parte sinistra abbiamo il connettore USB-C per la ricarica della batteria interna. L'ho provato, funziona anche con tecnologia PD, e testandolo il massimo che è riuscito a ricaricare tramite PD è 9 volt a 2,1 ampere, quindi sono circa 20 watt. Tra l'altro molto interessante il fatto che abbiamo queste due porte, che questo display e alimenta anche il display, questo invece carica la batteria ma è bidirezionale anche esso, e quindi se collego adesso qua, dopo aver acceso il sistema, pur non trasportando nessun segnale video perché non è per segnale video, come puoi notare, se adesso collego questo display lo accende tranquillamente. Quindi se hai una porta che sta alimentando il tuo monitor o i tuoi occhiali, vuoi utilizzare l'altra o per caricare il sistema o anche per alimentare qualcos'altro, lo puoi fare. Sulla parte sinistra abbiamo gli unici due bottoni che comandano il sistema: il bottone di accensione e spegnimento, che come vedrai funzionerà anche per scorrere all'interno del menu. Se lo tieni premuto spegne e accende il sistema. Invece il bottone M, abbiamo detto, se lo tieni premuto per 3 secondi entra in modalità binding, invece se lo premi una volta confermi, ma se lo tieni premuto avrà anche una funzione che adesso andremo a vedere all'interno dell'OSD. Il bottone di accensione e spegnimento funge anche da bottone per uscire dai menu, eventualmente se lo tieni premuto solo per 2 secondi, mentre sulla parte destra abbiamo due porte. Una è la solita porta per collegare un cavo di rete, e adesso andremo a vedere anche a cosa potrà servire questo cavo di rete. Per quanto riguarda questo connettore invece, che è molto interessante, arriva un cavo speciale con connettore servo che, come puoi notare qui dalla schermata del produttore, abbiamo il primo pin RC S-Bus output. In realtà testandolo questo non è S-Bus output ma input, servirà eventualmente se volessi collegare la tua radio direttamente via cavo S-Bus, o eventualmente anche da collegare a una ricevente. Infatti con questo sistema comprerai una sola ricevente, la colleghi qui, la metti al minimo di potenza perché sarai molto vicino e non dovrai più acquistare nessun'altra ricevente da mettere nel tuo modello. Ma adesso lo testiamo insieme e vediamo come funziona. Per quanto riguarda gli altri pin, sono 5 volt di alimentazione che arriva dalla ricevente video, che andrà ad alimentare eventualmente la tua ricevente della tua radio, ma puoi anche staccare il 5 volt eventualmente se vuoi comunicare direttamente via cavo. Per quanto riguarda gli altri 3 cavetti, anche qua molto interessante, non è molto chiaro però a cosa possano servire. Presumo che RXTX si possano utilizzare per radio con protocolli bidirezionali diversi da S-Bus, ma si possono utilizzare per esempio il
pin TX per ricevere la telemetria sulla tua radio tramite questo pin RX che si trova sulla trasmittente video che abbiamo detto la colleghiamo al flight controller. Bene, come funziona questo sistema? Molto semplice: accendo la trasmittente video, accendo la ricevente, qui abbiamo due LED nascosti, purtroppo uno verde e uno blu per indicare lo stato di connessione e la potenza di segnale. Una volta fatto abbiamo varie opzioni per vedere il segnale video. Il primo, un monitor come questo o qualsiasi altro monitor che funziona con USB-C, basta collegarlo alla uscita USB-C, come puoi notare viene alimentato, ma non solo, gli trasmette direttamente il video in 1920x1080 a 60 Hz. L'altra opzione, se non abbiamo un monitor che funziona con cavo USB-C, basta avere un cavo USB-C a HDMI, ne trovi tantissimi nel mercato. Mi raccomando però prendilo della migliore qualità per avere la minore latenza possibile. Lo collego al monitor, ma questa volta il monitor, come puoi notare, non si accende perché non è alimentato, quindi posso alimentarlo esternamente con qualcosa, ma posso utilizzare l'altra porta USB che c'è sulla mia ricevente per alimentare direttamente il monitor così. L'altra alternativa, se volessi utilizzare i tuoi occhiali per FPV che prendono il segnale video tramite USB-C o come in questo caso tramite HDMI, che però su questi occhiali ce l'abbiamo mini HDMI, quindi metto un adattatore e come puoi notare l'immagine è comparsa direttamente negli occhiali. Bene, adesso vediamo sia la telemetria che il menu disponibile all'interno della ricevente, che compare premendo il bottone di accensione e spegnimento una volta. Ma prima volevo farti vedere la telemetria base e farti osservare anche la mia bocca, che si vede benissimo allo schermo. Eventualmente, se c'è latenza, vedrai la mia bocca che non funziona, non sarà congrua con quello che sto dicendo. Comunque, come vedi, abbiamo di base la temperatura del sistema, che in questo momento è 52 gradi, abbiamo la potenza del segnale, il canale che stiamo utilizzando e i megabit al secondo. Come puoi notare, appena acceso il sistema inizia a registrare, appena lo spegni o stacchi la batteria, anche se stava registrando, comunque mantiene il video. Non è come altri sistemi che devi spegnere la registrazione, altrimenti il video viene corrotto. Questo sistema è diverso da questo punto di vista ed è molto meglio. Ovviamente abbiamo un formato video TS che è diverso, che non è MP4, che vedremo in un altro video. Abbiamo il voltaggio della batteria interna della ricevente video e poi il resto lo prenderemo dal flight controller, che adesso non c'è. Per quanto riguarda il menu, un po' noioso il fatto che devi cliccare questo bottone per scendere giù, ma poi non ce n'è un altro per salire su, dovrai arrangiarti, continuare a scrollare fino a quando non torni indietro, quindi uno sbaglio solo e dovrai farti tutto il menu in discesa. Questa è una cosa che non mi è piaciuta. Selezionando le frequenze, come puoi notare, abbiamo solamente il 5 GHz. Nel 5 GHz possiamo scegliere una frequenza a nostro piacere. Purtroppo non c'è la funzione di scelta automatica e frequency hopping a seconda delle interferenze, ma dovrai scegliere la frequenza manualmente. Se noti all'interno del sito del produttore, qua scrivono una nota che questa è una funzione solamente per l'enterprise, quindi per aziende. Non ho capito bene sinceramente che cosa significhi questo, vuol dire che è un servizio in più che dovrai pagare. Boh, questo non lo so. Comunque, in ogni caso abbiamo una funzione scan dove potrai effettuare una scansione e ti farà vedere tutti i canali, tutte le bande, quali sono più occupate o meno occupate, per scegliere il canale più libero con meno interferenze, come questo per esempio. Adesso lo scelgo e come vedi
me lo cambia immediatamente e il bitrate, come vedi, inizia a salire fino a 120 megabit al secondo. Di canali, come puoi notare, ne abbiamo tantissimi, non li ho contati neanche, ma sono davvero tanti, anche perché, come abbiamo detto all'inizio del video, partiamo direttamente con la frequenza minore della nuova banda 5180 MHz. Molto interessante anche la scelta delle potenze, che come puoi notare possiamo scegliere per banda la nostra potenza e si può scegliere partendo addirittura da 20 mW e arrivando, come avrai notato, a 2000 mW. Ma come ho detto all'inizio di questo video, 2000 mW sono dinamici, non sono sempre attivi, ma solamente quando serve. Stessa cosa per le altre frequenze, sempre abbiamo 2000 mW come potenza massima. Per quanto riguarda le opzioni dell'Air Unit, possiamo scegliere il tipo di celle LiPo o Li-ion. A seconda di quello che scegliamo, lui calcolerà in automatico il voltaggio della batteria per indicarti quando è carica e quando è scarica. Stessa cosa per quanto riguarda il numero di celle, puoi scegliere il numero di celle da qui, così da aiutarlo nel calcolo per dirti quando la batteria è carica o scarica. Per quanto riguarda le impostazioni della telecamera, abbiamo la possibilità di scegliere i filtri elettronici aggiunti alla immagine tramite intelligenza artificiale, cosa molto interessante e innovativa di questo sistema. Abbiamo la funzione Ultra Starlight, non so sinceramente esattamente che cosa sia, comunque potrebbe essere una funzione del sensore Starvis 2 che è installato all'interno di questa telecamera della Sony. Abbiamo la possibilità di impostare i hertz di frequenza elettrica, che in Italia 50 Hz, per evitare lo sfarfallio dello schermo eventualmente se voli o vai indoor, e abbiamo l'opzione automatica o anche limit, che non so anche questo che cos'è sinceramente. Per quanto riguarda i colori, ne abbiamo 3 di opzioni: standard, cinema o anche la modalità contrasto, e naturalmente possiamo anche gestire la luminosità dell'immagine. Ecco che arriviamo alla funzione interessante remote control e andiamo nella prima opzione, Channel Value. Se volessi utilizzare il sistema direttamente per comunicare col flight controller senza passare tramite una ricevente, basta collegare la tua radio tramite un cavo, come in questo caso, o anche tramite ricevente, la stessa cosa praticamente. Come vedi, adesso collego qua, viene alimentato direttamente questo tester, e adesso vado sulla funzione output e imposto S-Bus. Impostando S-Bus e confermando, come vedi, viene rilevato dal sistema il segnale S-Bus, e come puoi notare qui abbiamo 18 canali, addirittura 18, neanche 16. Adesso vado a muovere il canale 3, vedi che riesco a muoverlo e cambiarlo. Infatti questo segnale verrà ricevuto o direttamente, come ho detto, tramite cavo o tramite un'unica ricevente che acquisti, installi qua, l'attacchi qua con biadesivo, quello che vuoi, e con tutti i tuoi velivoli o veicoli FPV non dovrai installare nessuna ricevente se hai un flight controller, naturalmente. Ovviamente se scegli di utilizzare il radiocomando avrai le opzioni dello stick mode, sarà mod 1, mod 2, mod 3, che qua chiamano American Hand, giapponese, e puoi customizzarlo eventualmente come vuoi andando direttamente sul channel mapping. Puoi anche invertire i canali direttamente da qui se non vuoi farlo tramite la radio, e puoi anche calibrare gli stick della tua radio per farla combaciare con quello che legge la ricevente. Questo menu riguarda la modifica dell'OSD. Per esempio ti faccio vedere la distanza da casa, vediamo qua, l'ho passato, adesso devo tornare tutto giù e tutto giù ancora finché non trovo home distance. Come puoi notare, adesso lo seleziono, posso scegliere di cambiare la posizione del valore di distanza di casa, posso scegliere di cambiare la posizione dell'unità, ma posso scegliere anche di cambiare la posizione dell'icona. Proviamo
a cambiare la posizione dell'icona. Vado adesso sull'asse dell'X, vedi che c'è qua un più. Se adesso clicco con l'M, come vedi, muovo a destra l'icona di casa. Se non mi piace posso muoverlo a sinistra tenendo premuto per un secondo solamente il bottone M. Se lo tieni di più non cambia, vedi che adesso posso cambiare a meno e quindi posso tornare con la posizione di casa dove ero. Eventualmente, se non mi dovesse piacere la posizione, posso cambiare per esempio la dimensione. Vedi che adesso la casa si ingrandisce. Se tengo premuto un'altra volta per qualche secondo posso anche rimpicciolirla un'altra volta. Per quanto riguarda il tipo, qua sinceramente non lo so, ma non credo che si possa cambiare il tipo per quanto riguarda la distanza. Posso anche decidere di nascondere l'icona o nascondere tutte e tre. Se non mi piace quello che ho fatto posso tornare nel menu indietro, posso risettare alla configurazione non di fabbrica ma a vari layout che ci sono. Per esempio questo è il layout 1 che abbiamo visto. Se scorro vado sul layout 2 e vediamo cosa cambia, layout 3 o layout 5, ma come puoi notare non è cambiato nulla, e questo perché tutti questi layout non sono stati salvati, perché abbiamo anche la possibilità eventualmente di salvare un layout, quindi possiamo salvare una configurazione per un certo aereo e un'altra configurazione per un drone e cambiarla direttamente da qui. Abbiamo la possibilità di cambiare la lingua, ma la lingua italiana non c'è solamente inglese e cinese. Abbiamo la versione e il paese è non specificato, ma molto probabilmente con il prossimo firmware dovrai scegliere Unione Europea se vuoi seguire il regolamento europeo o un altro paese per seguire il suo regolamento. Bene, se sei appassionato di modellismo sicuramente non segui solamente questo canale, avrai sicuramente visto questo sistema uscire. Qualcuno ha fatto la recensione, la maggior parte delle persone è uscita e ha fatto vedere anche qualche voletto, e la maggior parte dei recensori ha scelto un drone piccolo, non è andato molto lontano, l'ha utilizzato anche lentamente per problemi di latenza. In realtà questi problemi di latenza che ci sono perché tutti, compreso io, vorrei farti vedere l'immagine che vedo io registrata esattamente come vedi qua, con tutto l'OSD popolato, con la latenza che vedi negli occhiali, quindi quello che ricevi realmente, ma non c'è nessun modo facile di registrare questa immagine perché la ricevente non ha nessun DVR integrato, non si può registrare on board qua, non si può registrare naturalmente su uno schermo, non si può registrare neanche tramite occhiali per FPV perché sì, tutti gli occhiali per FPV hanno il DVR, ma il DVR al 99% registra solamente quello che riceve e non registra l'entrata HDMI. Perciò la maggior parte delle persone ha optato per collegarlo a un computer tramite una scheda cattura video HDMI come questa, che aggiunge una latenza incredibile, oltre al fatto che lo vedono tramite per esempio OBS, che registra e ti fa vedere l'immagine contemporaneamente, ma con quella latenza non si può assolutamente volare. D'altra parte gli stessi recensori, come per esempio Chris Rosser, che ti consiglio di andare a vedere anche il suo video che è interessante, ha testato la latenza che andava da 55 a 65 millisecondi nella migliore dei casi. Certamente troverò il modo migliore per farti vedere lo schermo come lo vedo io, con la stessa latenza che vedo io, nel prossimo video, dove lo metterò su un velivolo e andremo a testarlo realmente insieme. Ma c'è una cosa importantissima da dire: il DVR che si utilizza per registrare il video sugli occhiali di solito non serve per far vedere il video alla gente, ma serve a te. Eventualmente dovesse cadere il velivolo da qualche parte, potrai andare a recuperare la posizione GPS e recuperarlo. Questo non ha nessun DVR sulla ricevente, e se i tuoi occhiali non possono registrarlo, sì, è una cosa negativa. D'altra parte ti faccio vedere cosa succede al contrario, per esempio, del Walk Snail, che fa schermata nera o blu e quindi non vedi più nulla. Ovviamente potrai risalire alle coordinate tramite DVR, ma ti faccio vedere cosa succede qua eventualmente se dovessi spegnere
la mia trasmittente video. Come puoi notare, sì, l'immagine ha frizzato, però è rimasta sull'ultimo frame dove è caduto il mio velivolo, si è sfracellato, non ha più nessuna batteria che alimenta la trasmittente video, ma comunque io qua sullo schermo mi è rimasta l'ultima immagine, ma anche le coordinate GPS. Certo, a questo punto questo sistema lo consiglio sicuramente se hai un flight controller che ti indica le coordinate GPS, ma se avessi invece un velivolo dove ti diverti senza GPS, solamente con una ricevente PWM, sconsiglio vivamente questo sistema, perché se dovesse cadere non hai nessun modo di tornare indietro con le immagini e vedere esattamente dove sei caduto. In realtà questo sistema è stato disegnato come IP multipoint, ovvero il sistema abbia un Wi-Fi hotspot integrato, quindi in teoria se ricevi il segnale anche sul tuo cellulare potresti registrarlo collegandolo a un ground station tramite cavo di rete. Potresti registrare sia tutti i dati di telemetria, comandare direttamente il tuo velivolo o veicolo tramite ground station, ma anche registrare il video direttamente sul computer, che sì avrà una latenza, d'altra parte non è la latenza che vedrai negli occhiali. Tutto questo è bellissimo, ma andiamo a collegarlo tramite cavo di rete al computer e vediamo cosa possiamo fare. Andiamo su Network, lo sviluppo della pagina è ancora in progresso, stessa cosa per quanto riguarda il video, quindi non possiamo avere il video, ma in teoria il hardware ce lo può mandare, e anche qua per quanto riguarda il sistema non possiamo fare altro che aggiornare il firmware, che avviene tramite l'upload di un file che attualmente sul sito del produttore non c'è. Da notare anche il marchio OMP Hobby, che non c'entra niente con il sito Edge Smart Drive, probabilmente una collaborazione tra i due, o probabilmente uno possiede l'altro. Non ho capito bene qual è la relazione tra questi due marchi. Comunque il sito del produttore si chiama Edge Smart Drive. Questo per quanto riguarda la ricevente, ma vediamo la trasmittente video cosa dice. Bene, collegata alla trasmittente video, siamo su 192.161.1.66, mentre la ricevente è 231. Questo è scritto nel manuale di istruzioni. D'altra parte, se colleghi solamente il cavo di rete non ti funziona nulla, perché né il sistema di trasmissione né quello di ricezione ha un server DHCP, quindi non rilascia nessun indirizzo IP automatico al tuo computer e dovrai inserirlo manualmente. Questo da sapere, magari cambierà anche nel futuro, ma per adesso è così. E anche qua sulla trasmittente non abbiamo nessun network, niente, tutto sotto ancora sotto sviluppo, e quindi non è pronto. Detto questo, sicuramente avrai notato durante tutto il video che il rumore della ventola è veramente forte. Sto parlando della ventola della ricevente, perché la trasmittente non ha bisogno di nessuna ventola, la puoi lasciare anche sul banco, si scalda pochino, non tantissimo come abbiamo visto prima dallo schermo, ed è una cosa molto interessante, diversa dalle altre trasmittenti video della DJI o anche di Walksnail, ma il rumore di questa ventola è veramente forte. E come al solito ti lascio link e coupon sconto nella descrizione del video se fossi interessato, ovviamente quando tornerà in stock, e consiglio di aspettare anche il secondo video di prova. Se hai delle domande lascia giù nello spazio commenti. Nel frattempo ti saluto e ciao, alla prossima.